Ciao ragazzi, lo Standard Poor's 500 verso i 7000. L'oro, ce l'ho qui dietro, non ha ancora finito. Bitcoin potremmo vedere un ciclo più lungo che entra nel 2026. Ho 11 anni di esperienza nel trading tra America e Italia e questa analisi multi-asset completa non la trovate. Restate fino alla fine. E iniziamo subito con lo Standard Poor's con un'analisi che sono sicuro troverete molto particolare. Qui siamo appunto sullo Standard Poor's. Allora, andiamo indietro, andiamo prima del 2020. Tracciamo una linea, no? Vedete questa V-shape, come la chiamano? Bene. Tracciamo il top. Mettiamo una bella lineetta dal top al bottom e la riportiamo su. Questo era il Covid, ragazzi, quindi non lo teniamo in considerazione. Facciamo una cosa del genere e notiamo che questi ritracciamenti sono avvenuti al raggiungimento di quello che poteva essere definito un target giusto, che era la proiezione di questa linea qua verso sopra. Ora prendiamo anche come esempio il dump del Covid. Facciamo la stessa identica cosa, tracciamo questa linea come top del dump, tracciamo la linea da sotto e andiamo verso su, facciamo la proiezione. Ovviamente c'è stata una reazione più forte perché uscivamo da un periodo incredibilmente negativo, però guardate un attimo come questi livelli vengono rispettati, ragazzi, cioè di cosa stiamo parlando qua? Andiamo a beccarci anche questa configurazione qua, anche se è un po' diversa. Questo è il classico cup e handle, no? La coppa con il manico e via su. Vediamo, facciamo lo stesso discorso. Top, giù, proiezione della trend line. Oh, ma guarda un po', che roba. Ah, ragazzi, che roba stranissima. Quindi pump, target, Fibonacci, giù, Fibonacci 0382. Andiamo a vedere quale potrebbe essere un obiettivo per il prossimo pump. Va bene, lo vediamo subito. Allora, stessa menata qua, che tra l'altro abbiamo il Fibonacci che ho tracciato. Buttiamo giù sta lineetta qua, proiezione. Ops! Andiamo sull'1.65 di Fibonacci Golden Pocket, ragazzi. Se avete un minimo di dimestichezza con Fibonacci, sapete che questi livelli qua sono forti. Allora, cosa potrebbe succedere qua? Potremmo vedere un 1.382 come target iniziale seguendo questa trend line. Nello Standard & Poor's le trend line sono bestiali, ragazzi. Un ritracciamento a ritestare intorno ai 6.566, se non anche ai 6.400, per poi sparare su e arrivare al nostro bel target finale sopra i $7.000 per quanto riguarda l'S&P 500. Ora ragazzi vediamo qual è il motivo per il quale lo Standard Poor's sta andando su senza tregua, l'intelligenza artificiale. Quello che sta portando su il mercato americano, lo Standard Poor's, sono tutti gli stocks di intelligenza artificiale. Adesso ne vediamo alcuni e i risultati che hanno avuto. Partiamo da Nvidia, leader nei chip grafici e GPU per l'intelligenza artificiale e data centers, come sapete. Ha fatto il più 120%. AMD, un mostro ragazzi, un mostro perché mi ha fatto quasi il 40% in una giornata dopo l'annuncio di una partnership 2 giorni fa, ragazzi, quindi freschissima, pluriennale con OpenAI, quella di ChatGPT per intenderci. Da aprile più 195% ai massimi calcolato, ovviamente. Poi ne abbiamo un'altra, fanciulli, è la Micron, ticker MU, più 224%. IBM, una piccolina con 273 miliardi di capitale, ha fatto solo il 40%. Questa è la Broadcom, colosso dei semiconduttori per networking, data center e infrastrutture AI. Qui abbiamo un più 169%. Oracle più 192%, ragazzi, 831 miliardi di capitale, 162 mila dipendenti. Palantir, un mostro, più 186%, 425 miliardi di capitale e 4.000 dipendenti. È una società che sviluppa software di analisi dati.
Questi software lavorano per il Pentagono, esercito, ICE e servizi di intelligence americani. Vengono prese decisioni attraverso il processo di apprendimento AI. Quindi stiamo parlando di una cosa usata dal governo americano e basata sull'intelligenza AI per prendere decisioni operative. Un mostro. E poi passiamo a NBIS, titolo under the radar che ha visto forti rialzi dopo un grande accordo con Microsoft, 639% da aprile. Adesso domandatevi perché abbiamo lo Standard Poor's che sta pompando. C'è una cosa da considerare, ragazzi. Da gennaio, se non sbaglio, Powell se ne va. Trump mette dentro i suoi. Avete presente cosa vuol dire, vero? Tagli di interesse a nastro. Ecco perché sta succedendo questo con l'oro. Qua io non lo so, possiamo andare anche a 5.000 dollari. Adesso non voglio dire cagate perché non ho fatto analisi specifica, però potrebbe andare avanti ancora un bel po' questa situazione, perché quando entra in Federal Reserve, quando entrano i personaggi di Trump, almeno che non succeda qualcosa di grave, se quelli iniziano a tagliare tasse tutti i giorni, incominciano a manipolare i dati. Ve lo posso garantire, ero in America, ho visto le elezioni di Trump, ho visto il suo impeachment in diretta, ore e ore passate. Qua stiamo parlando di robe al di fuori della comprensione umana, quindi potremmo tranquillamente andare a vedere un ritracciamento, tutti short, ok, e dopo una liquidazione di massa nello Standard Poor's. E adesso parliamo un attimo di Bitcoin. Nel Bitcoin, ragazzi, scusate, ripeto sempre ragazzi, è un intercalare fastidioso. Nel Bitcoin, pazienza, questo ciclo è più lungo, potremo anche pompare su, andiamo su a scalini, più a scalini, poi magari ci sarà l'esplosione. Nelle altcoin abbiamo bisogno di liquidità, abbiamo bisogno che la Fed tagli i tassi di brutto, potremmo vederla addirittura nel 2026. Non fatevi liquidare su Bitcoin se ha ritracciamenti o menate del genere, non entrate in troppa leva, state tranquilli e vedrete che almeno a 150-152 mila ci arriviamo, secondo me. Poi posso sbagliarmi, può venire fuori una news, un casino, una guerra, non lo so, però se tutto è come è stato fino ad ora, visto le analisi che ho fatto, le cose non sono così male, anche se bisognerà soffrire un po' di più.